Bentrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti, qui da Mattino Milan 28 ottobre del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo match day perché oggi inizia la 19esima, la nona di Serie A. Avevo fatto un time skip in avanti. Inizia Dove la nona siamo in di Serie A, classifica, Henry? quindi cosa? Dove siamo in classifica? Alla 19esima? Non lo so, quel che conta è dove siamo a marzo, sicuramente. Mannaggia. Vabbè. Volevo fare gli auguri a tutti i miei compari, visto che oggi è San Simone, ma andiamo avanti, visto che non interesserà nulla a nessuno. Allora, dobbiamo parlare ovviamente della partita, ci mancherebbe. Ho fatto un effetto ottico strano. Wow! Dopo, quando parlerò di De Siervo, credo che mi trasformerò così in Super Saiyan. Parliamo un secondo della partita, poi dobbiamo parlare sicuramente delle parole di De Siervo. Cioè, noi stiamo cercando di rimanere calmi sulla questione, però cioè, non si voglia stravincere sulla situazione. Ma dopo ne parliamo. Non ci sono cambi, Henry. È inutile che ci raccontiamo troppe parole, insomma, cercare di allungare un po' il brodo. Il Milan non ha, diciamo così, la possibilità di variare, quindi non ci sono, diciamo così, dubbi della vigilia sulla formazione. La formazione è quella, se non che, forse un po' a sorpresa, rispetto alle ultime ore, dovrebbe confermare il posto là davanti Santiago Giménez. La novità è una non novità, nel senso che è una novità rispetto alla novità di ieri che annulla, cioè di fatto quello che si era detto e si pensava, no? Perché sembrava, anche dalle parole di Allegri, ti dirò Simo, no? Perché aveva speso bellissime parole per un Nkunku, sembrava che potesse partire dall'inizio il trequartista, attaccante, seconda punta, esterno, insomma, ne ha fatti un po' tutti in carriera di ruoli francese. Così non sarà, nel senso che con ogni probabilità sarà Santiago Jiménez a giocare dal primo minuto insieme a Rafael Leao, ed è questa, diciamo, la novità principale delle ultime ore. Quando in precedenza c'era Nkunku in vantaggio, invece è il messicano a schierarsi dal primo minuto. Dietro Tomori riprende la maglia su De Winter e quindi insomma non ci sono novità. Questi siamo, un Nkunku magari sarà un po' più in condizione in panchina, recuperiamo Loftus-Cheek anche qui per la panchina con Atekame, con lo stesso De Winter e qui finiscono. Ecco, la speranza è che poi con la Roma possa rientrare Stupinian per poi avere Pulisic col Parma per la panchina e una volta terminata la sosta recuperare anche Rabiot a tutti gli effetti e rimettere, diciamo, in moto Ardon Yashari. Spero, Simo, che il periodo tragico, tra virgolette, si limiti a questo, nel senso che una volta tornati dalla sosta, dopo il derby, tutti siano a disposizione. Poi, se nel corso dell'anno ti succede lo sporadico infortunio muscolare, cioè che magari sta fuori il giocatore X per un mese e basta, poi Sì. dopo un mese e mezzo sta fuori il giocatore Y e basta, è un conto. Se te ne arrivano 4-5 tutti insieme, lo vediamo, questa rosa, essendo proprio, diciamo, Su misura. non chiamiamola ridotta perché non è ridotta, secondo Allegri la società, chiamiamola precisa, essendo precisa al primo dramma infortunio, ai primi 2-3 infortuni che si accavallano, diventa a quel punto corta. Quindi speriamo che dopo la sosta possa terminare questo periodo, soprattutto Simo, speriamo di vincere stasera perché poi c'è la Roma, poi dopo il Parma c'è il derby, quindi sarebbe importante andare a vincere a Bergamo, anche perché è un po' che non vinciamo a Bergamo, eh. Dall'anno dello scudetto giù di lì, ma forse l'anno dopo anche. Fine, perché non vinciamo da quegli anni lì. E speriamo di vincere, anche perché qui c'è gente che si sta abituando a fare il post partita sereni, gli editoriali delle 2 di notte senza dover sproloquiare, quindi insomma, vediamo di vincere. No, scherzo a parte, davvero, è un po' più leggero a far tutto. Soprattutto la classifica, perché ancora una volta ci permetterebbe, insomma, quantomeno di andare a letto in scia dal Napoli.
Sempre se il Napoli vince a Lecce, ci mancherebbe, insomma, deve giocare anche lei la sua partita. Questa sera alle 18:30. Punto. A capo. Ieri, a proposito di serenità, ha parlato a cronache di spogliatoio la D di Lega Serie A, ovvero De Siervo, cercando ancora una volta di convincerci tutti quanti che andare aperte sia un'ottima cosa, addirittura provando a convincerci del fatto che stiamo sbagliando la visuale, la prospettiva, perché non riusciamo a vedere ben oltre la semplice trasferta aperte. Le leggiamo le sue parole, le leggo velocemente perché in realtà, scusate, è una mattonata di parole, me ne rendo conto. È un wall of text, però se volete leggerle vi do questo piccolo consiglio, piccolo suggerimento. Se volete fermarvi a leggerle, oltre ad ascoltare da Simo, mettete pausa, ve le leggete prima che le togliamo, così se mettete pausa potete leggervele e poi ascoltarci. Allora, questo è quanto. Se chiede a un atleta se vuol fare 20 ore d'aereo per giocare una partita di calcio del proprio campionato, direi evidentemente che è una follia, perché lo è. Se lo chiede un allenatore che si gioca lo scudetto o l'accesso in Champions League, anche lui proverà a resistere. Se lo chiede la gente, nessuno vuole rinunciare alla possibilità di andare allo stadio. E non è nemmeno questo. La gente che guarda il Milan, il 90% dei tifosi non va a San Siro, dei tifosi del Milan, ma vuol veder vincere la propria squadra nelle migliori condizioni possibili. Non è per semplicemente chi va allo stadio e chi no. Comunque, però qui si tratta di capire se vogliamo l'uovo oggi e la gallina domani. La passione non è soltanto dei tifosi che fanno un grande sacrificio rinunciando a una gara, ma si deve puntare all'obiettivo più grande. Poi qual è? Perché in realtà tutte queste belle parole che adesso vi leggerò, non c'è un perché. Adesso le leggeremo insieme, ma non riesce a spiegare il perché si va da lì. Se si vuole diventare una lega internazionale, si deve avere il coraggio di fare scelte impopolari che non partono dall'ascolto della pancia dei tifosi e dei giocatori che non interessa a piccolo o medio termine. Beh, grazie. Il tifoso dovrebbe pensare in prospettiva e in questo senso dobbiamo farlo tutti insieme. Tutti i grandi eventi sportivi hanno chiaramente davanti un percorso di crescita, si dovrebbe capirlo, come ha fatto il Milan, che più di altri ha questo in testa. Una gara di Serie A su 380 è un sacrificio piccolo. Stiamo parlando dello 0,26% delle nostre gare che si disputerebbe dall'altra parte del mondo. Non andiamo in Australia per soldi. No, infatti. Chiaro che servono anche quelli per pagare i costi incrementati per sopperire alla mancanza di incassi in quel giorno dello stadio di San Siro, ma non è quella la motivazione. È un errore guardare il dito e non la luna. Ma ci spieghi qual è la luna allora? Perché non ce lo continua a spiegare De Siervo. Lì esiste una comunità di persone che non ha meno dignità dei tifosi della curva sud di vedere il Milan. Anzi, più la relazione è a distanza, più deve essere coltivata. L'offerta era anche per l'Inter, che ha declinato per motivi organizzativi. Ma va, mi verrebbe da dire. Mentre il Milan ha accettato con entusiasmo, e mi verrebbe da dire purtroppo, ma va, anche in questa situazione, invitandoci ad approfondirla. Ora, qui nessuno sta parlando di dignità dei tifosi. Certamente, il tifoso che sta in Australia ha pari dignità di quello che sta a San Siro. Nessuno l'ha mai detto e nessuno deve mettere in bocca cose che nessuno dice. Caro De Siervo, la questione è puramente economica. Punto. Perché altrimenti ci deve spiegare per filo e per segno, per punti, quali sono i vantaggi reali per il movimento di andare aperto e non semplicemente dire parole vuote su dito, luna, prospettive, opportunità e quant'altro. Ce le spiega. Siccome è voluto andare addirittura a cronache del spogliatoio, queste sono parole dette a cronache, perché non ci ha spiegato il perché si va aperto? Per filo e per segno, non semplicemente dicendo ma voi non capite. Guardate a piccolo medio termine, danno tutti la stessa dignità, ma sì, non è un problema. No, cari miei, sono soldi, anche perché vi faremo vedere molto tra pochi giorni, che in realtà il bilancio del Milan non è rose e fiori, non è tutta quella bellezza che si vuol far passare, anzi, Ma poi con soldi. Simo, posso dire, a parte che nel mentre cosa succede? Stai andando a fuoco, vedo delle scintille che partono. Guarda, boh. No, ma Stai... sta situazione, scusate se ce l'abbiamo preso un po' di petto, però veramente, posso dirla, perculare le persone
pensando anche di aver ragione e anche di far passare quelli di essere superiori agli altri perché essere più intelligenti. Dai, no. Almeno Stavo questo per no. dire esattamente questo, Simo. La cosa che a me infastidisce di più è questo modo di dire queste cose proprio della serie io sono io e voi non siete un puntini puntini. Cioè io ho ragione, voi torto, voi guardate al piccolo medio termine, voi avete la stessa dignità, cioè chi è dall'altra parte del mondo ha la stessa dignità, ma chi ha mai parlato di dignità? Chi ha mai detto che le persone, i tifosi del Milan in Australia non hanno dignità? Cioè un modo veramente strafottente di dire le cose, arrogante, presuntuoso, brutto, davvero brutto, non da alto dirigente di Lega Serie A, o meglio, quello che dovrebbe essere un alto dirigente di Lega Serie A. È più il modo che mi stupisce, è più il modo che mi stupisce, insomma, che mi rattristisce più che stupisce rispetto che il contenuto, perché il contenuto ormai lo sappiamo, cioè si vuole stravincere, si vuole far finta che non sia per soldi, si vuole raccontare questo paese dei balocchi in cui il calcio italiano con Milan Como aperte diventerà più da PIL della Premier League e ok, qualcuno se la beve, qualcuno no, va bene, non è quello il punto. Il punto per me è proprio il modo in cui dice le cose, cioè è giusto quello che stiamo facendo, siete voi che guardate il dito e non la luna, piccolo medio termine, le persone, cioè, boh, non lo so, veramente, brutto, storia molto molto No, ma triste quella guarda, di... convincimi, spiegami il perché. Io sono qua tra virgolette, come tutti quanti noi, e ascoltiamo il perché dobbiamo andare aperte. Ma non parole vuote, del tipo è una grande opportunità. Perché una grande opportunità lo posso dire anch'io quando vedo il 3x2 al supermercato. È una grande opportunità. Una grande opportunità deve essere concreta. Il perché? Perché altrimenti era anche una grande opportunità fare la Supercoppa a Riyadh. E invece cosa sono? È migliorato il movimento? No, soldi. Ma nessuno mette, tra virgolette, bocca su questo, eh. Non è un male, se qualcuno ti dà dei soldi per fare qualcosa, ci mancherebbe altro. Ma non meno voler far passare la questione come se fosse un'opportunità della vita. Andare dall'altra parte del mondo dove nemmeno si filano il calcio, detto tanto internos, cioè onestamente, in Australia il calcio non se lo filano di pezza. Per che cosa? Per esportare un prodotto che peraltro è anche pure di medio livello? Dai, non ci prendiamo in giro, sono soldi, puramente soldi. E sia al Milan interessa. Guarda, posso tirartela proprio per i capelli? Forse il Como, per il tipo di proprietà che ha, forse un po' di visibilità in quella parte del mondo può anche starci. Ma proprio tirata per i capelli, se no sono soldi, puramente soldi, ragazzi, non c'è niente che regga. E mi dispiace che il campionato, tra virgolette, venga inficiato da una ricerca di soldi a febbraio. Perché non si scappa, verrà comunque inficiato nel bene o nel male, vincendo o perdendo. Perché nessun'altra squadra, perché non è che tutte vanno a fare un turno di campionato in Australia. Andiamoci tutti. Allora, facciamo una bella cosa, esportiamo il prodotto e facciamo tutta la giornata di Serie A in Australia. Non che ce ne vanno due. Andiamo tutti e siamo tutti pari a quel punto. Così esportiamo tutto il bel prodotto della nostra Lega Serie A. Dai, però non ci prendiamo in giro. Questo è veramente cercare di voler prendere in giro le persone e così non si fa, onestamente. Sì, quando sento parlare di problemi del mondo del calcio in Italia, cioè, bisognerebbe più che fare appunto retorica su tante cose, le giovanili, le scuole calcio e i giovani italiani, più che retorica su questo, bisognerebbe pensare alle persone che stanno facendo il calcio italiano e che prendono decisioni sul calcio italiano e che amministrano il calcio italiano e che hanno Da cariche decenni. alte del calcio Certo. italiano. Bisognerebbe pensare a quello, perché per me tutto parte da lì. Tutto parte da lì, a cascata poi ai risultati, no? Da chi si sta occupando, comunque ha in carica la questione arbitrale, da chi ha in carica la questione amministrativa della Lega, e stiamo parlando di lui, da chi ha in carica FIGC, eccetera, eccetera.
sono le persone che fanno la differenza, sempre e comunque nel mondo, ancora, perché ancora l'intelligenza artificiale non ci ha, diciamo, non ha preso il nostro posto del tutto, no? Quindi finché le persone fanno la differenza, se le persone, il livello delle persone è questo, è ovvio che diventeremo il sesto, settimo campionato e nemmeno più tra i primi cinque probabilmente. Vabbè, Harry, speriamo di vincere stasera, va, che almeno ci addolciamo un attimo. Ci ritroviamo come sempre a Lunch Talk e stasera alle 22:45 per il post partita. Henry, grazie. Ciao, parliamo magari un po' più della partita sia a lunch che soprattutto al talk delle 16, poi c'è la partita e dopo, come hai detto tu, il post partita vi aspettiamo in tanti, 2, 3, 5 minuti dopo il termine del match, quindi non mancate.